Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare dei demoni di Ludan? Questa è una storia davvero allucinante che non conoscevo, mi ci sono imbattuta per caso e ve l'ho voluta raccontare subito. Parla di un'incredibile possessione di massa, una tra le più famose della storia, avvenuta in Francia nel 1600 all'interno di un convento di suore orsoline. Ma attenzione, perché durante un processo per eresia che coinvolse padre Urbain Grandier, accusato di aver stipulato un patto con Satana solo per poter avere rapporti intimi con quelle suore, sembra proprio che Lucifero in persona testimoniò contro di lui e che addirittura si conservi ancora la sua firma su quel patto maledetto stipulato con l'imputato. Questa storia fece talmente scalpore che se ne parlò ancora negli anni successivi, tanto da essere stata da spunto per scrittori, autori teatrali e registi cinematografici. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale se siete appassionati come me di paranormale, mistero e storie true crime. Ma adesso iniziamo. Siamo a Loudun nel 1600 in una piccola cittadina francese a circa 300 km di distanza a nord-ovest di Parigi. In Francia, che all'epoca era sotto la guida di Luigi XIII, con l'aiuto del potentissimo cardinale Richelieu, il primo ministro di Luigi XIII, c'era il progetto di instaurare una monarchia assoluta reprimendo ogni atto di ribellione. In ambito religioso dovevano fare i conti con l'espandersi dei riformisti e poi dovevano anche tenere a bada gli ugonotti calvinisti, che erano i protestanti francesi, e per fare questo il cardinale Richelieu era anche pronto a scatenare una guerra. Gli ugonotti furono presenti in Francia tra il XVI e il XVII secolo e fu proprio verso la fine del XVI che durante la strage di San Bartolomeo persero la vita 20.000 di loro a causa delle persecuzioni religiose. Ma nel 1617 si dovette far fronte anche ad uno scandalo non indifferente. Iniziarono a circolare voci insistenti sul parroco della chiesa di Saint-Croix, Urbain Grandier, di come avesse sedotto e messo incinta una giovane donna di nome Philippa Trinchat, la figlia del procuratore del re, e di come l'avesse poi abbandonata per un'altra giovane donna, Madeleine de Bru. Padre Grandier si diceva che fosse un uomo di bell'aspetto, molto colto e ricco, e che fece girare la testa a molte donne che si recavano alle sue messe anche dalle cittadine accanto pur di vederlo. Questo suo fascino, che non passava di certo inosservato, suscitò anche l'invidia di molti monaci locali e anche del malcontento in generale, perché non sosteneva la politica di Richelieu. Il tempo passava e la sua fama di donnaiolo cresceva sempre di più, suscitando l'ostilità di molti uomini a causa del disonore che quel parroco senza alcuna vocazione aveva arrecato alle loro famiglie. Sembra anche che padre Grandier nel 1630 fu anche arrestato dopo diverse denunce da parte di alcune giovani donne e che fu anche condannato alla penitenza e all'esilio da quella cittadina francese. Nel frattempo, nel 1626 era stato costruito il convento di clausura delle suore orsoline e nel 1631 la madre superiora Giovanna de Agnès, che ne era a capo con 17 giovani monache con un'età compresa intorno ai 25 anni, iniziò a provare un interesse particolare per quel parroco scandaloso di cui tanto si parlava. Anche lei, da quello che ho letto, non era proprio una donna dedita alla chiesa e alla spiritualità. Sembra infatti che avesse sviluppato per padre Grandier una vera ossessione, tanto da arrivare al punto da cercare in ogni modo di allacciare una relazione sessuale con lui. Fu per questo che gli fece una proposta che era convinta non potesse mai rifiutare. Gli chiese di diventare il padre spirituale del suo convento, ma al di là di ogni pronostico, padre Grandier non accettò e per scusarsi di quel rifiuto le fece recapitare un mazzo di rose scarlatte. Ovviamente il parroco non era uno stupido e nonostante fosse molto allettato da quella proposta, doveva stare molto attento. Dopo tutto quello che era successo non poteva assolutamente commettere passi falsi. Aveva paura che
accettare quell'incarico potesse essere dannoso per lui e la sua carriera di sacerdote. Come abbiamo detto prima, in quegli anni il cardinale Richelieu stava cercando in tutti i modi di instaurare un regime assolutistico, indebolendo i ricchi e le autonomie locali, e per farlo decise di abbattere le mura e le fortezze che li proteggevano. E Loudun era una di quelle cittadine che aveva preso di mira, ma non fu così semplice, perché proprio padre Grandier si oppose a quel provvedimento. Nel frattempo, il barone de Labermont, che era stato incaricato di controllare la demolizione delle mura di Loudun, si stizzì molto per quel rifiuto e cercò in tutti i modi di allontanare quel prete che non solo aveva causato quello scandalo allucinante, ma non era mai stato allontanato, forse a causa anche dell'amicizia che aveva con l'arcivescovo di Bordeaux, Henri de Soubly. Fu così che il barone cercò un'alleanza nel canonico Mignon, promettendogli in cambio del suo aiuto di affidargli la comunità di Loudun. E da qui prende il via una storia davvero scioccante. 5 mesi dopo lo scoppio della peste, che uccise circa 3.700 persone su 14.000 abitanti, mentre medici e proprietari terrieri abbandonavano le loro città e i conventi si chiudevano all'interno delle loro mura evitando qualsiasi tipo di visita, padre Grandier andava in giro a curare i malati e ad aiutare i più bisognosi. Fu proprio in quel periodo che iniziarono a circolare delle voci davvero incredibili su una presunta possessione demoniaca all'interno del convento di Loudun. Il canonico Mignon venne a sapere che le suore, compresa la madre superiora, sembravano completamente impazzite, come indemoniate, rinnegando i loro doveri di religiose, la preghiera, l'eucaristia, urlavano bestemmie e parole oscene, aggredendo chiunque tentasse di intervenire per calmare la situazione. Alcune suore si dice che iniziarono a camminare a 4 zampe all'indietro e alcune ad abbaiare, mentre altre parlavano di atti osceni avvenuti proprio all'interno del convento. Le suore affermavano di aver avuto delle visioni sul loro padre spirituale, padre Moussin, che era deceduto da poco. Fu proprio lì che padre Mignon colse al volo l'opportunità per incastrare padre Grandier. Finalmente avrebbe trovato un modo per sbarazzarsi per sempre di lui. Fu per quello che inviò al convento il padre esorcista Bar, perché secondo lui l'uomo era la causa di tutto quello che stava accadendo al convento, e dimostrato questo si sarebbero finalmente sbarazzati di lui per sempre. Fu per questo che inviò al convento padre Bar, un esorcista molto famoso per quell'epoca. Arrivato al convento, padre Bar concentrò la sua attenzione sulla madre superiora, perché era convinto che era lei la fonte di quella possessione di massa, ma non era preparato a ciò che accadde subito dopo. Quando iniziò il rito, le chiese subito chi la stava possedendo e la donna fece il nome di Astaroth, un potente demone dell'inferno molto vicino a Lucifero, e trovò conferma di quel nome anche tra le consorelle. Dopo molti tentativi, padre Bar si arrese perché quei demoni erano troppo potenti per lui. Furono interpellati di lì in poi altri padri esorcisti e anche dei medici, ma nessuno riuscì a risolvere la situazione. Dopo una settimana di esorcismi andati male, la madre superiora e le consorelle accusarono padre Grandier di aver praticato su di loro un maleficio. Erano convinte che l'uomo avesse stretto un patto con il diavolo solo per poterle possedere sessualmente. Quindi il diretto responsabile di quanto gli stava accadendo, anche se in realtà nessuna di loro lo aveva mai incontrato personalmente. Saputo questo, padre Mignon raccontò subito ai magistrati locali quello che stava accadendo al convento, ma padre Grandier non ci stava assolutamente, voleva vedere le prove di quelle accuse, sfidando apertamente le suore, la madre superiora e tutti i sacerdoti che lo stavano accusando. Intervenne anche l'arcivescovo di Bordeaux, che lo aveva già salvato in passato. Disse che non aveva senso fare un processo senza alcuna prova certa, ma la possessione demoniaca delle suore non accennava a diminuire, anzi attirò centinaia di spettatori. A quel punto dovette intervenire anche il cardinale Richelieu, che era molto offeso con padre Grandier per il rifiuto che aveva dato sulla demolizione delle mura.
per i suoi atti scandalosi, ma perché aveva anche scritto un libro in cui attaccava il celibato clericale. E non solo, stava infiammando le sue messe con una feroce satira contro il cardinale Richelieu. Nel 1633 Jean de la Bermond venne incaricato di indagare su quel caso e iniziò a raccogliere diverse testimonianze. Ad un certo punto le suore dissero di aver visto molte volte padre Grandier apparire all'interno del convento a tutte le ore, ma nessuna di loro sapeva come avesse potuto fare per entrare lì dentro. Padre Grandier però accusò il cardinale Richelieu di aver ordito un complotto contro di lui solo per screditarlo pubblicamente, ma di rimando il cardinale Richelieu lo accusò di stregoneria, di aver stretto un patto con Lucifero solo per entrare nel convento e abusare sessualmente delle suore. Padre Grandier fu arrestato, ma decise di giocarsi l'ultima carta. Chiese un confronto con le suore e di poter essere lui stesso a praticare un esorcismo su di loro. Se avesse raggiunto il suo obiettivo, non solo si sarebbe salvato la vita, ma magari avrebbe potuto ambire ad una più alta carica ecclesiastica. Ma le cose non andarono proprio come le aveva previste, perché giunto al convento venne munito di stola, acqua benedetta e Bibbia. Le suore, appena lo videro, gli si scagliarono contro, aggredendolo verbalmente e fisicamente con una forza sovrumana, mordendolo, graffiandolo e pronunciando contro di lui ogni sorta di oscenità possibile, mandando all'aria tutte le sue certezze. A quel punto per lui era davvero finita, anche se tentò in tutti i modi di salvarsi con la mancanza di prove a suo carico. Venne però anche torturato nella speranza che confessasse la sua colpa ed eventuali complici, ma da lui non ottennero nulla. Al processo però avvenne qualcosa di inaspettato, una cosa che sconvolse tutti quanti. Sul banco dei testimoni, la madre superiora iniziò a parlare con una voce demoniaca non sua e a ringhiare, confessando finalmente tutta la verità. Satana in persona stava parlando e dichiarò che la possessione era avvenuta tramite un mazzo di rose rosse consegnate anni prima al convento alla madre superiora, mezzo con il quale Lucifero era potuto entrare all'interno del convento per infestare tutte le suore e mezzo con il quale padre Grandier aveva oltrepassato le mura di quel luogo per poter abusare sessualmente di tutte le monache. Ovviamente l'uomo chiese che venissero fornite delle prove e Satana gliele diede. Indicò il luogo dove si poteva trovare la pergamena dove era stato firmato il patto tra padre Grandier, Lucifero e altri 7 demoni, tra cui Astaroth, Leviathan e Asmodeo. Questo risulta essere uno dei più famosi documenti legati al patto con il diavolo, indecifrabile per chiunque abbia tentato di leggerlo, ma con le chiare firme di Lucifero e dei vari demoni, con tanto di sigilli, che sembrerebbero veri secondo alcuni trattati di magia nera. Padre Grandier non confessò mai, ma fu condannato lo stesso per stregoneria e morì a Rogo il 18 agosto del 1634. Gli fu concesso però un atto di misericordia prima dell'impiccagione. Poteva parlare alla folla, ma quando lo fece la gente gli si rivoltò contro e gli lanciò secchiate di acqua santa in faccia pur di non farlo parlare. Fu così che l'esorcista Lactance, arrabbiato con la folla, accese un rogo sotto i piedi di padre Grandier. Voleva farlo bruciare vivo prima che lo impiccassero. Non so se fu un grande gesto, perché padre Grandier cadde al suolo e morì arso vivo. La possessione della suora però non terminò con la morte di padre Grandier. Circa 3 anni dopo, un padre gesuita di nome padre Surin sospettò che la donna avesse fatto entrare il demonio dentro di lei apposta, solo per avvicinarsi al parroco che aveva osato rifiutare le sue avance. Qualcuno sostiene che fu lui a liberarla dal male, altri invece sostennero che la suora ebbe una visione
che le garantiva la totale liberazione dal diavolo solo se si fosse recata in pellegrinaggio sulla tomba di San Francesco di Sales, guarendo definitivamente. Dopo l'uscita di Satana e dei 7 demoni, la donna si ritrovò sul braccio sinistro i nomi di Giuseppe e Maria. Quando riprese la lucidità, scrisse anche un libro, Le mie possessioni, tornando ad accusare padre Grandier. Amici, è una storia che a me ha colpito molto, perché al di là di quello che ognuno di noi può credere e non credere, questo patto con il diavolo esiste veramente e nessun esperto ad oggi è stato in grado di decifrarlo. Le firme che ci sono di Lucifero e di quei 7 demoni sembrano davvero originali. Anche gli storici che hanno potuto visionarlo affermano che i sigilli e le firme potrebbero essere veri. Amici, siamo arrivati al termine di questa storia, fatemi sapere se la conoscevate, che cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, lasciatemi un like se il contenuto vi è piaciuto, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao amici!